Ed eccomi a Enna, sono nel centro della Sicilia, sono qui per il Venerdì Santo. Sapete probabilmente che il Venerdì Santo Enna è una festività molto sentita. Steve McCurry è venuto tantissime volte a fotografarla, quindi stiamo parlando di un evento famoso in tutto il mondo. E sono qui per portarvi una POV con me per fotografare questa celebrazione del Venerdì Santo. Oggi, sentite le campane, oggi io non sono ora al centro-centro, ci arriverò. Oggi userò Sony A7R5 con 28-45 Sigma f1.8 e nella fotocamera che mi sta registrando è la 7CR con il 20 mm n8. Io penso di usare per di più il 28-45 con la 7R5 perché quelle sono le focali che uso di più in questo tipo di situazioni e soprattutto la motivazione per cui sto usando questo setup e non qualcosa di molto più compatto e discreto, che io userei quasi sempre per street photography, è che in un evento del genere tutti sanno che ci sono tante macchine fotografiche, tanti cellulari che fanno foto, quindi non è un problema, nessuno si preoccupa. In più sono tutti incappucciati, diciamo, chi partecipa alla processione sono tutti incappucciati, quindi non c'è alcun problema dal punto di vista dello spaventare le persone. Quindi la versatilità di avere un 28-45 n8 su full frame è impagabile, motivo per cui ho scelto un setup di queste dimensioni. Vi porto con me in questo POV, poi chiaramente ci vedremo dopo per trarre un pochino le conclusioni e così parlare un pochino di questo evento. Io spero che possiate venire e prenotare per i prossimi anni perché ne vale veramente la pena. Come dicevo, Steve McCurry è venuto tantissime volte, tanti fotografi famosi hanno fotografato questa processione, ne vale veramente la pena.
corda. Mauro, vieni qua. Vediamo il
contemplare il paradiso. Ed eccoci qui, la processione continua ad andare avanti, ma noi ora abbiamo finito, ora torno a casa. La serata è stata molto lunga, ho cominciato a scattare alle 6 del pomeriggio, sono le 11 di sera, la processione ancora dura un bel po'. Spero vi sia piaciuto questo POV, voi avete visto già le foto, io no, spero che qualcosa di decente sia venuto e spero di avere in qualche modo acceso un interesse per questa processione, perché questo tipo di festa religiosa, questo tipo di processione ha ancora tantissimi spunti da dare. Io l'ho fotografata tante volte e ho sempre trovato qualcosa da fotografare, qualcosa di nuovo da fotografare, per cui spero davvero di avervi trasmesso qualcosina. Ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere cosa ne pensate delle foto, cosa ne pensate della festa, se non l'avete mai vista, se siete interessati, se volete venire a vederla nei prossimi anni. E dal punto di vista dell'attrezzatura, il 2845 si è comportato alla grande come pensavo, chiaramente devo ancora vedere le foto, però dal punto di vista della lunghezza focale era quello che mi serviva. Non ho sentito necessità di nulla di più lungo, devo essere onesto. Mentre sul 20 mm 1.8 non l'ho usato così tanto come già immaginavo. In realtà mi sono trovato in alcuni casi a volere qualcosa di ancora più grandangolare, il che mi accende la lampadina per il 16 1.8, però non posso spendere in questo momento e nessuno sicuramente mi regalerà mai un 16 1.8, quindi per il momento va bene così. Avrei potuto usare il 16 25, però preferivo avere un 1.8 perché, come avete visto, quando cala il sole poi qui è tutto molto buio e quindi si sale tantissimo di ISO, 6.400, 10.000, 12.800, quindi quello stop in meno mi avrebbe creato qualche problemino. Va bene, ciao, ci vediamo alla prossima.